Avere dei bellissimi gialli nella tavolozza è una condizione necessaria e assolutamente importante. Averne di solidi e di duttili che ci aiutino, mescolandoli o sovrapponendoli, ad ottenere la brillantezza e il calore che vogliamo ottenere è il massimo che possiamo desiderare. I gialli si possono dividere in minerali naturali, in vegetali e sintetici e in minerali artificiali. I gialli minerali naturali li abbiamo già presi in esame quando abbiamo parlato delle terre e delle ocre, e a questo proposito metto un link qui in alto a destra. I gialli vegetali sintetici li abbiamo trattati invece quando abbiamo parlato delle lacche, ed eccovi il link al video in questione. Quindi non ci rimane che occuparci dei gialli minerali artificiali e qualche altro pigmento che rientra in categorie ibride e che, se usato con cautela, può restituirci dei bellissimi toni. Il giallo è uno dei colori principali e se noi pensiamo ad una distesa cromatica, lo poniamo immediatamente dopo il bianco e quindi ci attendiamo da lui che ci aiuti a costruire la luce e la brillantezza che ci aspettiamo. Ma per farlo abbiamo bisogno dei gialli che ci soddisfano. È un colore fra i più delicati e più significativi, perché la quantità degli aranci e dei verdi che si possono ottenere con questa tinta è pressoché infinita e straordinaria. Ma come abbiamo cominciato a vedere, e lo possiamo sperimentare con qualsiasi dipinto che abbiamo davanti, i colori che affiancano, che sono collocati accanto a questo pigmento, lo possono esaltare o smorzare, definire in un tono o in un altro e viceversa. Si comportano loro stessi con il colore a cui li affianchiamo. In poche parole, stiamo attenti a non farci prendere troppo la mano. Lo dico sempre, ma è meglio ribadirlo naturalmente, che i consigli che vi do derivano dalla mia esperienza, che mi fa preferire l'uso di colori invece di altri. Molti gialli sono quelli che esistono, ma quelli, ripeto, che io vi elencherò, ritengo che siano fondamentali per la costruzione di qualsiasi tavolozza. Fra i gialli minerali artificiali, dunque, non possiamo che iniziare questa carrellata parlando del giallo di cadmio. E quindi solfuri di cadmio ottenuti con precipitazione di un sale di cadmio con acido solfidrico. Il cadmio è stato scoperto nel 1817 dal chimico tedesco Friedrich Strohmayer. Un colore molto solido, ma che deve essere usato con accortezza per evitare spiacevoli sorprese. Infatti non va, ad esempio, miscelato con il bianco d'argento perché col tempo annerirebbe. Il giallo di cadmio può essere trovato nei cataloghi come chiaro, scuro, medio, oro, limone e arancio. Quello più delicato è il giallo di cadmio chiaro. Infatti deve essere evitato il contatto con il blu di Prussia, la terra di siena bruciata, il rosso indiano, la terra d'ombra, il violetto di cobalto e il nero avorio. Il giallo di cadmio scuro non va mischiato, altresì, con il blu di Prussia e la terra di siena bruciata. È un colore coprente, soprattutto in quelle tinte più scure. Non è molto coprente, per esempio, nel giallo di cadmio limone o il giallo di cadmio chiaro. Questi due colori non raggiungono la potenza di copertura che raggiungono gli altri gialli di cadmio. È molto stabile alla luce ed è un poco lento però ad asciugare. Ha la caratteristica di rimanere però compatto, anche se diluito, perché forma una pasta fluida che continua a rimanere molto solida. Ha un forte potere colorante. Vi sono case, come ad esempio la Winsor & Newton, e questo è un discorso molto importante, che a catalogo hanno una serie che si chiama Yellow Cadmium Free, e cioè che è senza cadmio all'interno. Però non è specificato come sono ottenuti artificialmente questi pigmenti. Una formula
evidentemente particolare. E io sono molto curioso e mi piacerebbe provarne qualcuno e testarlo, anche perché presto, come è successo per i gialli di cromo, sarà difficile reperirli in commercio e una soluzione alternative. Le varie case la stanno cercando e pare che la Winsor & Newton sia sulla strada giusta. Staremo a vedere. Un altro pigmento interessante che, a differenza del giallo cadmio limone, che è formato da cadmio, zinco e zolfo, è più interessante, è il giallo limone, senza la parola cadmio, che è composto da ossido di nichel e titanio e giallo aliride, praticamente il giallo ANSA. Lo trovate anche come giallo permanente limone in alcuni cataloghi. È un pigmento quindi inorganico sintetico. Il termine giallo limone viene utilizzato per vari pigmenti, la cui formula chimica e composizione differisce da questa. E per maggior sicurezza, cioè per riuscire a trovare veramente il colore che vogliamo, dobbiamo stare attenti all'etichetta e vedere se su questa sono riportati i suoi simboli fondamentali che rappresentano i pigmenti usati, che sono il PY53, il PY1 e il PY3. Anche questo è un poco lento ad asciugare ed è un pochino la caratteristica di tutti i gialli, ma ha un'eccellente resistenza alla luce. È un pigmento un po' opaco ed ha un potere colorante medio. È poco coprente nonostante questa opacità, ma la tinta è molto vivace, è calda e si presta a diversi effetti variando la quantità di diluente. Si può usare anche per le velature e non è un pigmento tossico. Ricordo che la Maimeri, ad esempio, ha in catalogo un giallo nickel titanio che è formato da ossidi di antimonio, nickel e titanio. Sono tutte varianti del giallo limone, anche se, come ripetiamo, hanno questa asciugatura lenta. Un discorso a parte, invece, merita davvero il giallo di cromo, che per anni, insieme al blu di Prussia, è stato il protagonista della nascita di verdi splendidi e brillanti. Purtroppo questo colore, per la sua tossicità, è difficile da reperire. Era un cromato di piombo ottenuto per decomposizione di acetato di piombo e di cromato neutro alcalino. Non aveva o non ha, per chi lo trovasse ancora, grandi qualità di resistenza alla luce, anche se ha un potere coprente molto alto. Le case di colori si sono ingegnate e hanno trovato delle ottime soluzioni. Per esempio si può trovare con il nome giallo di cromo imitazione un giallo sia chiaro che limone, le cui componenti sono giallo ANSA, ossido di titanio o ossido di zinco, oppure si può trovare lo Yellow Chrome Hue, e cioè la tonalità di giallo cromo composto da arancio di benzimidazolo e da giallo ANSA, che non è altro che giallo aliride. Quindi da parte delle case di produzione dei colori c'è questa volontà di sostituzione, direi quasi inevitabile, di questi due colori. Il giallo di cromo è stato sostituito abbastanza presto e con risultati abbastanza efficaci. E il giallo di cadmio siamo all'inizio, ma sarà anch'esso presto, vedrete, sostituito con altri pigmenti alternativi che ne imiteranno la composizione colorata e la risultanza cromatica. Questo giallo che vado a presentare adesso, sono stato molto indeciso se inserirlo nella categoria dei bruni per il suo tono caldo e ambrato o in quella dei gialli, ed è il giallo di Marte. Il giallo di Marte era anche chiamato Crocus martius, Crocus riferito allo zafferano, o il giallo naturalmente, e Martius è latino ed è l'appartenenza al dio Marte, così come l'antico nome alchemico del ferro. Prima della scoperta del giallo di Marte si utilizzava l'ocra gialla. Nel XVIII secolo un processo artificiale ha prodotto un'ocra gialla sintetica per precipitazione acquosa di sali di ferro.
Questo colore sintetico fu appunto chiamato giallo di Marte. Da questa scoperta iniziale si sono sviluppati gli altri colori di Marte: arancione, marrone, rosso e viola, tostando ulteriormente il giallo. Nell'edizione del 1869 della cromatografia di George Fields di Thomas J. Salter si legge anche che il cromato di piombo veniva spesso aggiunto a questo pigmento per rendere il colore più brillante, e si ottiene tramite la precipitazione di un sale solubile di ferro e di un sale di allume con una sostanza alcalina, per poi essere lavato ed asciugato accuratamente. È molto stabile e si asciuga lentamente, ha un medio potere colorante e un alto potere coprente. Un ultimo giallo che io consiglio di usare è il cosiddetto giallo di Napoli. È un pigmento inorganico minerale naturale sintetico e si ottiene mediante l'ossidazione di antimonio fuso in corrente d'aria, dove si aggiungono 12 parti di antimonio, 8 di minio e 4 di ossido di zinco. Veniva conosciuto, e lo trovate spesso nominato nei vari manuali dell'epoca, come giallorino, e l'epoca d'uso corrisponde più o meno a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Le prime notizie riguardanti la preparazione del colore si leggono nel saggio di Fougereau de Bonderoy del 1766. Può essere di varie tonalità, più o meno calde e luminose, e risulta particolarmente interessante per l'uso che si può fare negli incarnati. Si può mescolare con tutti i bianchi, ma è da evitare qualsiasi contatto con i colori contenenti il ferro, come le terre e le ocre in generale. E bisogna avere l'accortezza di non tenerlo a contatto con la spatola di ferro, perché gli rende una tonalità verdognola. È un pigmento piuttosto opaco e coprente, con un potere colorante medio. Infine la curiosità verso il nome. La vulgata più accreditata è quella della presenza proprio di quel tipo di tono di colore insieme al rosso nello stemma della città di Napoli. Da qui il nome giallo di Napoli. Come abbiamo visto, fra le lacche, le terre e questi gialli che abbiamo presentato oggi, il corpus di possibilità e di varietà è straordinario. E specialmente qui, dove il sole è un compagno presente e costante, dove c'è luce e la ricerca del tono luminoso ha sempre affascinato i pittori di qualsiasi epoca. Non abbiamo, come sempre, che da scegliere fra le numerose tonalità e sperimentare quale può essere la scelta giusta, tenendo conto solo di qualche accortezza che deve cominciare da quando andiamo ad acquistarlo e leggiamo l'etichetta su cui è scritto praticamente tutto. Infatti vediamo che è presente spesso con un quadrato che più o meno scuro ci indica la copertura del colore, e cosa fondamentale e che ripeterò sempre è la composizione del pigmento che viene segnata con le sigle nell'etichetta del colore. Quindi non ci resta che fare una buona scelta, sperimentare e magari condividere qui nei commenti la vostra esperienza. Nel ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di condividere il video sui vostri social, vi auguro una buona giornata e, ringraziandovi moltissimo per la visualizzazione, vi do un abbraccio e un arrivederci a presto.